Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale. In questo nuovo video, come avete letto dal titolo, voglio parlarvi dell'intervento di Ross. Ormai è passato qualche mese da quando ho pubblicato il mio primo video sul canale, ho parlato di quella che è la malformazione alla valvola aortica e di quelle che sono ad oggi le possibili soluzioni per andare a risolvere il problema. Nel corso di questi ultimi tempi, dopo che ho pubblicato il video, mi hanno scritto veramente tantissime persone per raccontarmi quella che è stata la loro esperienza con l'intervento e da lì ho scoperto anche delle tecniche che prima non conoscevo e sono delle valide opzioni che al giorno d'oggi vengono utilizzate. Io vi ho parlato solo della sostituzione con una valvola meccanica e di una sostituzione con una valvola biologica. Ho già spiegato le differenze dei due interventi nel video principale, per cui se siete interessati andate a vedere direttamente quel video lì. In questo video vi voglio parlare di Donald Ross, l'inventore di quella che oggi viene chiamata procedura di Ross o intervento di Ross. Prima di spiegarvi meglio in che cosa consiste questo intervento, ci tengo solo a spendere due parole su Donald Ross, che è stato un chirurgo britannico ed è stato il primo a effettuare il trapianto di cuore in Inghilterra nel 1968. E l'anno prima, nel 1967, mette a punto questo intervento. E in cosa consiste? È un autoinnesto polmonare per il trattamento della valvola. A differenza della sostituzione della valvola, come abbiamo parlato nel video precedente, quindi con una sostituzione attraverso una valvola meccanica o di una sostituzione attraverso una valvola biologica, questo intervento risulta molto più complesso perché parliamo di una doppia sostituzione. Consiste in una sorta di doppio trapianto della valvola aortica e di quella polmonare. Infatti, nell'intervento, chiamiamolo standard, dove la valvola viene sostituita, ricordiamo, o con una meccanica o con una biologica, nell'intervento di Ross la valvola viene sostituita ma da un'altra valvola che si trova già all'interno del nostro cuore, che appunto è la valvola polmonare. Questa valvola viene presa e, perdonate il linguaggio, spostata al posto della valvola aortica malfunzionante. E al posto della nostra valvola polmonare viene inserita una stessa valvola da un donatore morto, deceduto. Per cui contemporaneamente ci sono due sostituzioni molto delicate all'interno del nostro cuore. Il vantaggio più grande dal mio punto di vista è che oltre a evitare ai pazienti di prendere anticoagulanti per tutta la vita, questa tipologia di valvola resiste meglio alle infezioni rispetto alle protesi biologiche e meccanica e non produce l'emolisi, che sarebbe la rottura dei globuli rossi. Inoltre c'è da dire che questa valvola cresce insieme al paziente. Infatti all'inizio questo intervento la prassi era standard proprio per i giovanissimi che sotto una certa età, diciamo, avrebbero avuto problemi sia andando a usare una protesi meccanica sia andando a usare una protesi biologica. Dovete sapere infatti che la protesi meccanica ha delle limitazioni per quanto riguarda la dimensione della protesi, perché in certi soggetti molto giovani purtroppo non esistono valvole così piccole, valvole meccaniche di una dimensione tale che possa andare bene sull'anatomia di quello che è il soggetto giovane. Mentre una valvola biologica chiaramente ha lo svantaggio che deve essere sostituita più volte, in quanto si deteriora molto velocemente. Quindi questo intervento all'inizio era stato, una svolta per quello che è il soggetto giovane che necessitava di sostituire la valvola, in quanto andando a usare questa procedura gli si garantiva una valvola che crescesse insieme a lui. Allora, per quanto riguarda invece gli svantaggi, come abbiamo già detto, è un'operazione più complessa e delicata. Quindi nell'ambito della chirurgia, quando ci si trova a dover fare un'operazione
più complessa rispetto ad un'altra, chiaramente aumentano anche quelle che sono le probabilità che qualcosa vada storto. Però si è visto che se l'operazione viene svolta da un team competente, con un bagaglio, con una certa esperienza in questo tipo di intervento alle spalle, i rischi si possono equiparare a quelli di una normale sostituzione della valvola. Quindi questo è uno svantaggio fino a un certo punto. Poi diciamo che essendo un intervento che richiede comunque una valvola ricavata da un donatore morto, la disponibilità, ragazzi, è limitata, per cui c'è una lista d'attesa che sicuramente può avere una durata maggiore rispetto a una lista d'attesa per un intervento, chiamiamolo di sostituzione standard. Quindi questo è un altro fattore da tenere a mente. Per finire aggiungerei il fatto che questo intervento sicuramente ti garantisce una durata della valvola maggiore rispetto a quella biologica, però comunque nel lungo termine hai l'incognita di dover fare un reintervento, per cui a differenza della valvola meccanica che è duratura e te la porti con te per sempre, a meno che non ci siano casi di infezione o comunque casi di problematiche diverse, però è una valvola che ti dura tutta la vita. In questo caso qua abbiamo una valvola che sicuramente dura di più di una valvola biologica, ma è una valvola che non è eterna, per cui prima o poi con la procedura di Ross la possibilità di reintervento è molto molto alta. Che poi le tecniche innovative al giorno d'oggi permettano magari un reintervento attraverso un'operazione non invasiva che può essere tramite l'arteria nella gamba, l'arteria femorale, e non un'apertura attraverso lo sterno come invece avviene nella prima operazione. Questo è un altro discorso e non si sa bene come intervenga il team, però comunque essere sottoposti a un altro tipo di intervento, insomma, è una cosa che fa pesare molto la scelta della protesi, dal mio punto di vista. Quindi c'è da dire anche questo. Sicuramente è una scelta molto difficile dal mio punto di vista, anche perché essendo in questa situazione e trovandomi io in prima persona a dover fare la scelta, sono molto combattuto, perché chiaramente i vantaggi di questo intervento di Ross sono tantissimi, nel senso vivere una vita senza l'uso di farmaci, poter fare sport liberamente, condurre uno stile di vita normale senza preoccuparsi della dieta, senza preoccuparsi di fare analisi del sangue ogni 15 giorni, del dosaggio delle pastiglie e tutto quanto, secondo me è un vantaggio non indifferente. Però dall'altro punto di vista, se devo paragonare il rischio dell'intervento e anche quello che è il lungo termine, ovvero la possibilità di essere rioperati, diciamo che mi fa sbilanciare verso una valvola meccanica, quindi mi fa ragionare di più sul lungo termine, mi fa dire ok, preferisco magari dover fare dei cambiamenti nel mio stile di vita, dover essere regolare con una dieta, regolare con l'uso di un farmaco, però preferisco avere una protesi che a tutti gli effetti nel lungo termine ha una performance migliore. Ecco, quindi come considerazione finale, a meno che tu non sia uno sportivo che ha fatto dell'attività fisica la sua ragione di vita e che voglia fare questo per sempre, io vedo la valvola meccanica come una scelta più sensata, chiamiamola così, per un soggetto giovane. Chiaramente è da valutare per un soggetto adulto e tutti i casi sono diversi, quindi è da valutare il soggetto. Però diciamo che nel mio caso forse ritengo questa scelta la migliore.
Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che sia stato interessante. Io non ero a conoscenza di questa procedura, ma documentandomi sul web l'hanno ricevuta in parecchi, e per fare un esempio del più famoso è Arnold Schwarzenegger, bodybuilder, attore, insomma tutti conosciamo Arnold, e sapere che anche lui ha affrontato questo intervento devo dire che mi ha motivato parecchio, anche perché ha rilasciato un'intervista molto bella dove parla di questo intervento e dove parla della sua condizione, che appunto è una patologia con cui lui è nato, della stenosi aortica, ed è una patologia che ha ereditato da sua madre, che era malata anche lei. E questo ti fa pensare quanto a volte il mondo sia piccolo, queste piccole coincidenze, quando magari pensiamo che solo noi abbiamo un determinato tipo di problema, e invece ti accorgi e capisci che molte persone che ci circondano sono nella stessa situazione, e anche magari persone che riteniamo invincibili o comunque abbiamo una stima non indifferente, hanno affrontato delle cose che possono essere molto simili alle nostre, se non le stesse identiche cose. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa procedura, e fatemi sapere soprattutto i vostri ragionamenti su quello che potrebbe essere la vostra scelta. Io ho avuto tantissimi feedback da parte di ragazzi che mi hanno contattato dopo il primo video e mi hanno confessato che appunto non si sono fidati, oppure anche loro hanno preferito di fare una scelta verso qualcosa che fosse più duraturo possibile e che evitasse un secondo intervento. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un commento e soprattutto fatemi sapere per i prossimi video che argomenti vi interessa che vada a trattare, anche perché vorrei parlare un po' del Coumadin come farmaco e di quello che è la dieta e lo stile di vita di una persona che assume il Coumadin, dato che comunque ho avuto modo di parlare con diversi di voi che mi hanno raccontato quello che è stata la loro esperienza. Quindi ci vediamo nel prossimo video e a presto.